Ciao! Questa è una serie di video che noi di Smart Micro Optics stiamo creando per spiegare per bene il funzionamento del nostro microscopio Dipol e per le sue applicazioni in campo soprattutto didattico. Quindi ci sarà una prima serie di spiegazioni su come funziona il sistema, che comunque vedremo è molto semplice, e oltre a questo ci saranno un po' di applicazioni pratiche, quindi di laboratori veri e propri che si possono fare con il nostro sistema. Vedete, Dipol è sostanzialmente una scatolina, un sistema estremamente compatto, totalmente portabile, e quindi voi potete trasportare in giro sulla spiaggia, sulle rive di un fiume, in un bosco, un microscopio che potete utilizzare già lì sul momento, visto che si collega, si utilizza tramite smartphone o tablet. Quindi è qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che permette già di fare vera e propria microscopia outdoor. Le applicazioni ovviamente sono in campo didattico, ma non solo. Possiamo fare già dei pre-screening in campo medico, possiamo osservare, studiare la qualità delle acque, possiamo fare brevi analisi anche chimiche. Un elemento fondamentale di Dipol è il fatto che appunto funzionando così collegato direttamente a un sistema di smartphone o di tablet può sfruttare la sua tecnologia. Quindi possiamo fare direttamente foto e video pronti da condividere di buona qualità, perché ormai la qualità delle fotocamere di smartphone e tablet è molto elevata e soprattutto in maniera immediata, senza utilizzare sistemi che debbano collegare il microscopio al telefono o al tablet. Un grosso vantaggio di Dipol è il fatto che sia un sistema estremamente compatto, un sistema solido, un sistema che può resistere anche a urti, sporco, polvere, insomma. Chiaramente richiede una sua manutenzione, ma si tratta di un sistema completamente diverso dai microscopi tradizionali. E questo può essere un grosso vantaggio, soprattutto nel caso di applicazioni outdoor o comunque applicazioni con campioni che possono sporcare, che possono essere così difficili da maneggiare o difficili da raccogliere. Che cosa si può osservare con questo sistema? Qualunque cosa, perché sostanzialmente arriviamo a ingrandimenti che possono superare il 1000x, che possono raggiungere una risoluzione inferiore al micron, e quindi possiamo arrivare a vedere persino i batteri. Ma al di là dei batteri si possono osservare tutto quello che c'è nel mezzo, si può osservare tutto il diciamo microambiente delle acque stagnanti, si possono osservare i microorganismi che vivono nel muschio, si possono osservare le acque dolci, le acque salate, si possono osservare gli abitanti del suolo, e quindi ci sono tanti campi di applicazione. Ovviamente poi si possono utilizzare come campioni anche vari soggetti che si trovano nelle nostre case. Se andiamo in cucina possiamo trovare vari tipi di alimenti che osservati al microscopio sono particolarmente interessanti. Le foglie di insalata, ad esempio, la cuticola della cipolla, l'amido della patata e così via. In certi casi occorrono dei coloranti, in altri casi i nostri campioni possono essere osservati direttamente senza alcun tipo così di preparazione, ma in generale gli esperimenti che vengono fatti con campioni trovati in casa di solito sono molto semplici e si possono fare in pochi minuti. In questi casi la cosa migliore da fare è fare vari tentativi se si cerca un determinato soggetto da osservare, perché appunto la preparazione è di pochi secondi, e quindi se un vetrino non è, diciamo, soddisfacente, non contiene i soggetti che volevamo vedere, facciamo prima crearne uno nuovo. Questa serie di video sarà suddivisa in un'introduzione in cui spiegheremo per bene come viene utilizzato il nostro sistema, come si può utilizzare al meglio, quindi faremo un unboxing e vi spiegherò come vengono utilizzati i vari obiettivi, come si utilizzano al meglio, e poi chiaramente ci saranno delle applicazioni pratiche su vari soggetti da osservare. In generale comunque voi interpretate questo video come un'introduzione a un sistema che vi permette di fare praticamente tutto, di esplorare il mondo microscopico a 360 gradi in ogni suo aspetto, quindi tutto quello che riuscite a vedere
fino al limite di ingrandimento può essere un soggetto di osservazione interessante, può essere fotografato e registrato su video, quindi l'unico limite è l'immaginazione. Quindi vi auguro buon divertimento e buon ascolto. Ecco qui dunque il kit Dipol, lo apriamo insieme e vediamo che ci sono tanti elementi, ovviamente disposti in maniera tale da occupare nella miglior maniera possibile lo spazio a disposizione. Ci sono le istruzioni. Attenzione, all'interno delle istruzioni è presente questo oggetto che si chiama Slide Shifter, lo vedremo tra un attimo. C'è il supporto per i vetrini che si chiama Stage. Attenzione a questo blocchetto, lo vedremo tra un attimo anche questo. Questo blocchetto può ruotare, mentre questi due blocchetti più piccoli possono essere fissati tramite delle viti. In questo caso si tratta di uno standard stage. Un altro modello che utilizziamo spesso è il fine stage, in cui ci sono delle rotelle che permettono di muovere il vetrino invece di utilizzare le mani in maniera precisa, con grande precisione. In questo caso invece appunto il vetrino va mosso con le mani. Questo è il modello più semplice, il modello base, è quello più usato dalle scuole e noi in questo caso utilizzeremo questo modello. Allora, all'interno del kit Dipol ci sono tanti elementi. Alcuni sono semplici accessori che comunque possono tornare molto utili, altri invece sono elementi portanti del microscopio. Primo fra tutti direi che vediamo la lucina. Allora, Dipol è un microscopio a trasmissione. Questo vuol dire che il soggetto osservato viene attraversato dalla luce, quindi si tratta di vetrini con soggetti particolarmente sottili. In questo modo la luce li attraversa e si può vedere con precisione al loro interno. Una lucina nuova di solito ha una protezione di plastica che va tolta dalle batterie. Questa è già stata aperta una volta e si accende regolarmente. C'è la sua posizione all'interno della scatola già ben stabilita da appunto questo spazio che permette di disporla nella maniera esattamente più adatta al sistema, nel senso che noi accendiamo qua la luce corrisponde a questo forellino sullo stage e quindi il soggetto verrà illuminato con grande precisione. Poi, dicevamo, elementi fondamentali sono questi. Sono avvolti da un piccolo panno per pulirli, per pulire sia le lenti sia i vetrini, e sono questi tre elementi che sono i nostri obiettivi del sistema Dipol. Che cosa abbiamo? Abbiamo il Dipol Red, che offre un ingrandimento ottico all'incirca di 35x, la lente intermedia, il Dipol Grey o grigio, 75 ingrandimenti ottici, e il Dipol Black, questo nei kit più completi. Questa è la lente più potente, arriva a 150 ingrandimenti ottici. Vedremo che non è esattamente la lente che va usata per prima, per una serie di motivi. Intanto perché banalmente una lente più potente è meno facile da usare. Questo perché se ha un campo visivo più piccolo, più ristretto, tanti ingrandimenti inoltre richiedono una mano molto ferma negli spostamenti del campione. Quindi conviene sempre cominciare con le lenti meno potenti, anche per soggetti molto piccoli. Questo come regola generale di qualsiasi microscopio, non solo dei nostri. Come funzionano questi obiettivi? Abbiamo un sacchettino con delle viti al suo interno. In questo caso sono 3 viti perché il kit ha 3 obiettivi. Vanno avvitate ovviamente nei singoli obiettivi, in corrispondenza dei forellini che si trovano alla base di ciascuno dei 3 obiettivi. Queste viti sono estremamente importanti perché servono per la messa a fuoco dei nostri soggetti. Quindi alzando o abbassando l'obiettivo sopra al vetrino mettiamo a fuoco i nostri campioni. Ricordatevi un elemento importante: meno potente è la lente o l'obiettivo, insomma,
più lontano deve stare dal campione. Quindi nel caso della lente RED possiamo andare un pochettino più avanti con la nostra vite, perché dovrà stare leggermente più sollevata. La lente black, che è quella che deve stare più vicina al soggetto, invece avrà bisogno di una vite che spunta appena dalla sua superficie. Cos'altro c'è nella scatolina, oltre alla lucina? Ci sono i vetrini, quindi una scatolina che contiene 5 vetrini. Questi cambiano a seconda del kit, ma generalmente c'è 1 o 2 vetrini vuoti che potete usare per i vostri campioni e poi 3 vetrini preparati, quindi già pronti da osservare. In questo caso abbiamo un campione di istologia, quindi tessuti, in questo caso Blood of Human Smear, quindi questo è sangue umano. Possiamo osservare in questo vetrino i globuli rossi umani. Poi c'è un campione zoologico, Mosquito Mouth, quindi questa è la sezione della testa di una zanzara. E il terzo soggetto che generalmente si osserva al microscopio sono le piante, quindi campioni botanici, Stem of Lime Tree. I vetrini preparati botanici di solito sono molto interessanti, molto belli, perché sono colorati in maniera tale da poter distinguere i singoli canali interni alla sezione che stiamo osservando, quindi a seconda della funzione del canale, del tessuto di quella pianta, abbiamo un colore diverso che si distingue molto molto bene. I vetrini preparati sono importanti perché sono più facili da usare rispetto a quelli che prepariamo noi stessi, no? Perché sono già pronti, sono dello spessore giusto e quindi sono estremamente facili da utilizzare. Allora, io vi consiglio quindi di cominciare a fare delle prove con qualche vetrino già preparato. Cos'altro c'è nel kit? Ci sono un po' di accessori che sono estremamente utili, estremamente importanti per fare buone osservazioni microscopiche. Delle pinze di plastica, molto semplici ma molto utili per i soggetti particolarmente piccoli o difficili da maneggiare. Ricordatevi che i campioni vanno disposti in maniera molto piatta, molto appiattita sul vetrino, in modo da renderli perfettamente osservabili, e in certi casi le pinze possono tornare molto utili. Una pipetta per i campioni liquidi, e vedrete che gran parte dei campioni che si osservano al microscopio devono avere una gocciolina d'acqua che gli permette di stare ben disposti sul vetrino. Quella gocciolina d'acqua non la possiamo mettere a mano, non possiamo utilizzare un bicchiere o qualcosa di troppo grande. Una pipetta invece è lo strumento ideale per fare questo tipo di operazione. Un cacciavitino, questo è fondamentale per l'utilizzo del nostro stage, lo vedremo tra un attimo, quindi questo tenetevelo da conto perché è molto molto importante. E infine che cosa c'è qui dentro? Ci sono dei coprivetrini dentro una scatolina. Questa è una scatolina che contiene 100 coprivetrini, possiamo anche aprirla anche se adesso non li utilizzeremo. Dentro questa carta velina vedrete che c'è un pacchetto con dei piccoli vetrini trasparenti molto sottili che vanno disposti sopra il nostro campione, sopra il vetrino, quello da microscopia tradizionale. Anche in questo caso serve soprattutto per tenere il nostro soggetto bello piatto, bello appiattito sopra il vetrino, e quindi anche bello sottile e facile da osservare. Infine, questi due piedini. Questi sono piedini a vite regolabili in altezza. Questi si possono utilizzare per dare una stabilità extra, soprattutto se utilizziamo dei telefoni molto grandi o dei tablet ad esempio, e quindi il supporto dato dalla scatolina potrebbe non essere sufficiente. Con due piedini extra invece anche un tablet piuttosto grosso può essere sostenuto con facilità. Io li utilizzerò soltanto per darvi una dimostrazione, ma intendo utilizzare un telefono di dimensioni standard, quindi non sono strettamente necessari. Abbiamo visto tutto quello che c'è dentro la scatolina. Ora proviamo a utilizzare per la prima volta il nostro microscopio. Quindi, prima cosa da fare è accendere la luce.
rimettiamo la luce nel suo spazio. Grazie appunto a questa sagomatura interna la nostra luce sarà già disposta nel punto giusto e da lì non si muoverà più. Ricordatevi che la scatolina deve essere bella ferma e ben orizzontale, disposta su un piano orizzontale, in modo che non si sposti, in modo che i soggetti rimangano belli fermi sul nostro vetrino. Sopra la lucina mettiamo il nostro stage. Vedrete che si incastra perfettamente nello spazio assegnato. A questo punto andrebbe messo il vetrino, ma prima del vetrino voglio utilizzare quello slide shifter che avevamo trovato prima nelle istruzioni. Eccolo qua. Allora, prima lo vedevate bianco, c'era una pellicola di plastica su entrambi i lati che ho tolto. Questa pellicola di protezione per evitare che lo slide shifter si graffi. Vedrete che c'è su entrambi i lati, la togliete, questa protezione, e ottenete appunto questo oggettino di plastica trasparente che è molto comodo per spostare i vetrini. Quindi lo disponete sul sistema in questo modo e sopra di lui potete disporre il vetrino. In questo modo, utilizzando questo slide shifter, potete spostare i campioni senza mettere la mano troppo sul sistema, quindi senza toccare il telefono che va poi sopra. Insomma, in questo modo è tutto più semplice. Potete anche non utilizzarlo, ma io vi suggerisco di utilizzarlo perché semplifica la vita. Poi, appunto, sopra lo slide shifter si mette il nostro campione, il nostro vetrino, e a questo punto dobbiamo mettere l'obiettivo. Io vi consiglio sempre di cominciare con l'obiettivo meno potente. Questo perché a livello di praticità è un sistema estremamente agevole per prendere le misure del sistema che stiamo utilizzando e soprattutto capire il campione che stiamo utilizzando, se è messo nella maniera giusta, se è preparato come si deve, eccetera. Allora, avevamo detto, meno potente è l'ingrandimento, più lontano l'obiettivo deve stare dal campione. Quindi entra in gioco questo blocchetto centrale. Dobbiamo disporlo, girarlo, dal lato in cui c'è il gradino più alto. Il gradino più alto va disposto nella direzione del vetrino e su questo andrà ad appoggiarsi il nostro obiettivo. Vedrete che qua dietro appunto c'è una calamita e c'è una guida magnetica anche all'interno dello stage, quindi sentirete una leggera attrazione che lo fa stare in posizione. Quindi è appoggiato sul nostro gradino. Dall'altro lato, su questo forellino, va a infilarsi la vite di regolazione della messa a fuoco e questi due blocchetti fanno stare in posizione il nostro sistema. Possiamo anche utilizzare il cacciavite che vi facevo vedere prima per stringere leggermente questi blocchetti in modo che non si muovano. Stringete appena appena e non c'è bisogno di stringere troppo forte, anche perché sono viti abbastanza sensibili. Questa vite, abbiamo detto, serve per la regolazione della messa a fuoco, vuol dire che girando in un verso o nell'altro riusciremo a mettere a fuoco il nostro campione. E a questo punto ci manca soltanto l'oculare del nostro microscopio, che in questo caso sarà il nostro telefono. Quindi io prendo il mio telefono, vedete un telefono di dimensione assolutamente standard, io sto utilizzando l'app di Smo, che altro non è che un'app di fotografia. Va bene anche la vostra app nativa del vostro telefono, non è necessaria la nostra app. La nostra ha alcune funzionalità che possono tornare utili come il blocco dell'autofocus oppure l'autoscatto, quindi l'attesa di alcuni secondi prima di scattare una foto, che può tornare sicuramente utile. Però non è indispensabile, potete usare appunto anche l'app nativa del vostro telefono. Come si mette il telefono? Seguiamo la luce che esce fuori dal nostro sistema, quindi dall'obiettivo deve uscire questo puntino di luce, e cerchiamo di tenerla nel mezzo, nel centro dello schermo del telefono, il più centrato possibile. Vedete che abbiamo il nostro cerchio luminoso più o meno in mezzo al telefono? Così va bene, perché a questo punto possiamo cercare il fuoco del nostro campione, cerchiamo di metterlo a fuoco, girando la vite in una direzione o nell'altra. Ecco qui.
Adesso il nostro campione qui in mezzo è perfettamente a fuoco, possiamo aggiungere dello zoom digitale. Non si può aggiungere prima perché si rischia di non ottenere un'immagine ottimale. Invece in questo modo possiamo zoomare ed ecco che abbiamo il nostro campione perfettamente distinguibile. Già a questi ingrandimenti riusciamo a distinguere i nostri globuli rossi. Vedete, abbiamo 35 ingrandimenti ottici dati dall'obiettivo rosso e in più c'è lo zoom digitale. Arriviamo con questo telefono fino a 10x. Con 10 ingrandimenti digitali siamo quindi a 35x10, 350 ingrandimenti totali, senza pixelature, quindi si vede comunque molto bene anche con lo zoom digitale. E vedete che i nostri singoli globuli rossi si possono vedere già molto bene. A questo punto possiamo cambiare obiettivo se vogliamo un ingrandimento superiore. E quindi togliamo lo zoom digitale, togliamo il telefono delicatamente, cerchiamo di spostare il meno possibile il sistema e cambiamo l'obiettivo. Obiettivo Dipole Gray, 75 ingrandimenti ottici. Essendo il nostro ingrandimento intermedio, l'obiettivo intermedio, utilizziamo il gradino intermedio su questo blocchetto e quindi lo giriamo dall'altro lato, col gradino intermedio rivolto verso il vetrino. Stesso discorso di prima, appoggiamo il nostro obiettivo sul sistema, sul gradino da questo lato, la vite va a infilarsi nel forellino da quest'altro e a questo punto possiamo inserire il nostro telefono nel sistema e quindi il nostro, diciamo, oculare del sistema. Cerchiamo la messa a fuoco e vedete che i nostri globuli rossi sono parecchio più ingranditi. Andiamo a 100x, cioè a 10x moltiplicato per i 75 ingrandimenti ottici del Dipole Gray e siamo quindi a circa 750 ingrandimenti ottici. Più che l'ingrandimento, che dipende anche dalla grandezza dello schermo su cui osserviamo, è forse più importante il concetto di definizione, cioè di risoluzione. Quanto è in grado il nostro sistema di risolvere l'immagine che sto osservando. In questo caso la risoluzione è di circa 1/1000 di millimetro, quindi un micron. La risoluzione vuol dire in pratica è la distanza minima tra due punti che riesco a distinguere. In questo caso quindi due punti a distanza di 1/1000 di millimetro dovrei riuscire a distinguerli. E come vedete qua l'ingrandimento è molto forte, quindi devo essere particolarmente delicato se voglio muovere il mio campione per esplorarlo. Quindi posso usare lo slide shifter ma con grande delicatezza, perché vedete basta un minimo movimento per spostare tutto quello che vedo nel mio campo visivo. In questo caso per gli spostamenti può essere una buona mossa togliere lo zoom digitale. In questo caso, in questo modo riesco a vedere, a controllare meglio quello che sto spostando. A questo punto proviamo a utilizzare il nostro obiettivo più potente, quindi il Dipole Black. Abbiamo detto 150 ingrandimenti ottici, quindi qua l'ingrandimento è molto potente e quindi questo obiettivo dovrà stare molto vicino al mio campione. In certi casi l'obiettivo Dipole Black è talmente potente, ha una profondità di campo, ha una distanza di lavoro talmente breve che non si può utilizzare sui campioni liquidi con anche il coprivetrino, i coprivetrini, perché aggiungono un eccessivo spessore, un'eccessiva distanza tra la lente e il soggetto osservato. Non è sempre così, ma sappiate che in certi casi, dovendo stare molto vicino al campione, non potrete utilizzare il vostro coprivetrino, che comunque, come abbiamo detto, non è indispensabile. Quindi proviamo il nostro Dipole Black, togliamo un attimo il telefono, togliamo la lente Gray, ancora bisogna di nuovo ruotare il nostro blocchetto centrale. In questo caso mettiamo il gradino più basso orientato verso il vetrino. Il gradino più basso è quello leggermente più largo, quello della disposizione originale in cui avete trovato il vostro stage. Mettiamo il nostro
obiettivo sul sistema. Siamo molto bassi in questo caso, quindi è un obiettivo che sta veramente attaccato a tutto il sistema, al vetrino, e quindi si lavora su distanze molto molto piccole. Rimettiamo il telefono, cerchiamo ancora una volta di centrare il più possibile il cerchio della luce, diciamo così. Cerchiamo la messa a fuoco. Già a questo ingrandimento si vede benissimo come questa lente sia più potente delle altre e come permetta di vedere con grande precisione i nostri globuli rossi, con un grande ingrandimento. Ovviamente un ingrandimento così potente richiede una manualità notevole, nel senso che basta un niente per spostare il nostro campione, no? Basta un niente per perdere la messa a fuoco, quindi bisogna essere molto delicati. Detto questo, comunque, in questo caso la nostra risoluzione è al di sotto del millesimo di millimetro, siamo intorno ai 0,7 micron, quindi è una risoluzione veramente importante. Con 10x di ingrandimento si arriva a circa 1500 ingrandimenti, che sono già un ingrandimento molto potente. Questo più o meno è tutto quello che c'è da sapere per utilizzare la prima volta il vostro sistema Dipol. Ricordatevi che potete fare foto e video, anzi vi suggerisco di farne tante, proprio per allenarvi, per prendere l'abitudine all'utilizzo di questo sistema, e ovviamente cercate di prendere la mano col sistema partendo da campioni semplici da osservare, quindi vetrini preparati o vetrini statici, non con soggetti che scappano via istantaneamente, soggetti che sono fermi o comunque che si muovono molto poco. Questo perché così potrete prendere la mano con la messa a fuoco, con la ricerca del soggetto, ma anche col movimento del vetrino, in modo da riuscire a seguire eventuali soggetti in movimento senza fare troppa fatica. Se per caso vi si sposta qualcosa, vi conviene ricominciare tutto da capo. Quindi slide shifter se lo usate, vetrino e poi obiettivo di minore ingrandimento. Non cercate di recuperare un sistema quando si è spostato tutto, magari non si vede bene, come in questo caso, no? Ho spostato le cose volutamente, non so quale elemento si sia spostato, si è uscito dall'asse della luce, e quindi mi conviene ricominciare da capo, tanto una volta che si è presa la mano ci vogliono veramente pochissimi secondi per ritrovare il nostro soggetto. Abbiamo parlato del fine stage, vediamo rapidamente come è fatto. Eccolo qui. Come vedete c'è qualche elemento in più rispetto allo standard stage. Alcuni elementi sono ripetuti, ad esempio i blocchetti laterali che tengono fermo l'obiettivo, o il blocchetto centrale che può ruotare e regolare l'altezza su cui l'obiettivo si appoggia. Ci sono però degli elementi extra, che sono queste due rotelle, che gestiscono il movimento del vetrino e lo possono muovere con grande precisione. Questa rotella gestisce il movimento in questa direzione, quest'altra in questa direzione. Il vetrino va messo così, col soggetto in corrispondenza del forellino. Vedrete che ci sono due elementi con dei dentini che tengono bloccato il vetrino, e questo serve per il movimento in questa direzione. Per gestire il movimento nell'altra direzione invece ci sono degli elementi di gomma che fanno attrito sul vetrino e quindi lo tengono fermo. C'è un unico possibile potenziale problema che viene dato dal fatto che non tutti i vetrini hanno le dimensioni standard come questo, quindi potrebbero non entrare tra i dentini di questi elementi. Allora in questo caso la soluzione è molto semplice: si utilizza il nostro cacciavitino e si svitano, si smontano questi due elementi, ed in questo caso si utilizza il nostro fine stage come un normale standard stage, e quindi si muove a mano il vetrino. Però questo chiaramente solo nel caso di vetrini di dimensioni non standard. In tutti gli altri casi il nostro movimento può essere controllato agevolmente da queste due rotelline.